tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa splendida shopping bag. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio i link in descrizione. Per realizzare questo progetto mi sono munita di un fondo variante panna di casa Tessiland 30x10 abbinato ad una zip sempre variante panna 30 cm, sempre di casa Tessiland, e ho trovato nel fondo del cassetto una coppia di manici che devo dire ci sta davvero molto bene. Ho lavorato questo progetto con un uncinetto numero 3,5 abbinato a due varianti del filato tornado di casa Tessiland. Abbiamo nello specifico petrolio e mandarino. Per foderare il tutto mi sono servita della favolosa scocca in salpa variante bianca di casa Tessiland. Detto questo, possiamo assolutamente iniziare con il nostro progetto. E come consuetudine inizio la lavorazione dal fondo. Per poterlo lavorare io strutturo una maglia bassa in ognuno dei fori disponibili, eccetto nei 3 fori che vanno ad abbracciare l'ipotetico angolo del mio fondo, dove invece realizzo un aumento. Quindi in questi 3 fori andranno realizzate 2 maglie basse. Una volta completato il giro lo chiudo nella prima catenella realizzata, una catenella ulteriore volto il lavoro e strutturo il classico giro perimetrale di maglia bassa in costa retro. Una volta fatto questo, realizzo un ulteriore giro di maglia bassa, questa volta prendendo tutto il punto, accertandomi al termine del giro di avere un multiplo di 4. Ed eccoci al vero e proprio punto. Realizziamo 4 catenelle e nel punto dal quale partono le stesse catenelle col filo sull'uncinetto realizziamo 3 maglie alte, tutte nello stesso punto. Saltiamo 3 maglie di base ed entriamo nella quarta con una maglia bassa. Da qui facciamo partire 3 catenelle. 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto e nello stesso punto dal quale partono queste catenelle realizziamo 3 maglie alte. Saltiamo 3 maglie di base, entriamo nella quarta con una maglia bassa e ripetiamo questa sequenza fino alla fine del giro. Eccoci alla fine del nostro giro. Ci chiudiamo con una maglia bassissima nel punto dove partono le catenelle iniziali. Realizziamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Dobbiamo adesso incorporare il secondo colore. Lo prendiamo e ci inseriamo in uno degli archetti che abbiamo realizzato con le nostre catenelle. Ci ancoriamo con una catenella e realizziamo le nostre 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto da dove siamo entrate inizialmente e continuiamo col nostro punto di 3 maglie alte. 2 e 3. Ci spostiamo nello spazio creato dalle catenelle successive ed entriamo con una maglia bassa. Da qui 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso spazio con 3 maglie alte e ripetiamo questa sequenza per tutto il secondo giro. Io ho deciso di alternare 2 colori e quindi ad ogni fine giro mi andrò ad ancorare alla base delle catenelle e taglierò il filo. Vi consiglio, man mano che proseguite giro su giro, di andare a collegare con un nodino i 2 colori tra di loro e di andarli a nascondere nella lavorazione in modo da non trovarvi con un'altezza di borsa non indifferente e tutte le codine da nascondere. Quindi man mano andremo a fare questa piccola operazione. Mi raccomando, tagliate sempre il filo per evitare ingombri inutili e mi raccomando anche di non voltare mai il lavoro in modo da avere il punto sempre sul dritto. Proseguiamo in questa maniera alternando i colori fino a raggiungere l'altezza che desideriamo. Sono andata avanti per circa 23 cm in altezza e adesso vado a pareggiare la mia lavorazione. Ho chiuso il mio lavoro, entro nello spazio catenella con una maglia bassa,
che marco per ricordarmi dove ho iniziato il giro questa volta, e vado avanti con una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta ed una maglia altissima dove partono le catenelle successive, vedete qua. Ripeto la lavorazione: una maglia bassa nella terza catenella, un'altra maglia bassa nel primo punto, una mezza maglia alta, una maglia alta nel punto successivo e una maglia altissima alla base delle 3 catenelle successive. In questo modo io continuo per tutto il mio perimetro, pareggiando di fatto la mia lavorazione. Terminata la rifinitura, andiamo a calzare la nostra salpa e ci muniamo di ago e filo di lavorazione e iniziamo ad incorporare la nostra salpa punto su punto, avendo naturalmente l'accortezza di non far fuoriuscire la nostra fodera dalla lavorazione. In questo modo, piano piano, punto su punto, andiamo a far combaciare i fori per tutto quanto il nostro perimetro. Incorporata la nostra salpa, iniziamo a lavorare la zip. In questo caso ci muniamo di un uncinetto leggermente più piccolo, io ho scelto il numero 3, e iniziamo da un punto qualunque a realizzare nei lati lunghi 2 maglie basse in ogni foro. Quindi lavoreremo 2 maglie basse in ogni foro per tutti e 2 i lati lunghi. Ci fermiamo al primo angolo, vi faccio vedere come lo lavoro. Nell'angolo ho lavorato 3 maglie basse e adesso realizzo una catenella che mi accompagni fino ad arrivare al lato opposto della mia zip. Mi sono servite 8 maglie. A questo punto entro nel foro opposto e realizzo 3 maglie basse. Proseguo per il lato lungo con 2 maglie basse in ogni foro e ripeto l'angolo così come ho spiegato. Non ci resta che incorporare la zip al nostro corpo borsa e per farlo la facciamo calzare. Possiamo fermare naturalmente i lati con delle pinze e iniziamo a cucire i nostri punti. In questo caso io inizio dal laterale, quindi prendo le catenelle e inizio la mia cucitura. La andiamo ad incorporare punto su punto a tutto il perimetro della nostra borsa. Una volta applicati i manici, facendo passare con l'ago da lana il cordino di lavorazione attraverso i fori, possiamo dire il progetto terminato. In questa borsa vorrei farvi notare il fatto che la scocca in salpa posta all'interno si intraveda proprio attraverso la lavorazione. Non è un caso, infatti è proprio voluto affinché possa fare pandan con il fondo, i manici e la zip, a creare proprio questo contrasto cromatico che mi sostituisce anche un eventuale terzo colore di lavorazione. Spero che questo progetto vi sia piaciuto e questa idea un po' particolare, e sicuramente questa borsa è adatta a contenere tutto quello che noi donne ci portiamo dietro ogni giorno. Spero, come ripeto, che questo progetto vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Buona settimana a tutti e ci vediamo lunedì con un nuovo tutorial.